Ciao a tutti intanto. Ciao Chiara, Eccolo! ciao, ciao, Ciao! ciao, Ciao! ben rivista, Grazie, grazie, benvenuto in questa grazie, grazie. in Dannati Architetti, perché tanto insomma la live è disponibile su tutti e due i profili. Intanto c'è Giulia Renzi che fa ciao, Giulia è la disegnatrice ufficiale di Ciao. Dannati Architetti che aspettava questa live. Intanto ciao a tutti, aspettiamo che si connettano un po', anche se già sono 24 persone connesse. Allora come va? Bene, bene, dai, noi ridendo e scherzando sono parecchi anni che non ci vediamo in realtà. Veramente, un sacco di Sì, anni. sì, Un sì, sacco sì, di anni e ci conosciamo anche da un sacco di anni, sì, perché sì, che è anno vero. era? Oh mio Dio, sarà stato 2000... 2011? No, 2012, 2012, sì, sì. No, 2012 la magistrale. Noi ci conosciamo dalla triennale, quindi... No, 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 aspetta, qui ti confondi, noi ci siamo conosciuti alla prima lezione del corso di urbanistica, primo Ah, anno magistrale. allora forse sì, era già primo anno Sì, magistrale, è sì, vero, sì, è sì, vero, è sì. vero, sì, 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 sì. Vabbè, comunque, io e Nicky abbiamo fatto parte, diciamo, del nostro percorso universitario insieme, in una cornice anche abbastanza particolare, perché comunque come facoltà è abbastanza insolita, è Certo. un micro ateneo, del centro Italia, dell'Università di Camerino, che è la facoltà la scuola di architettura e design Edoardo Vittoria di Sì, di Ascoli Ascoli. Piceno, che è poi la mia città natale, ma è stata anche un po' per te, insomma, un po' la, Certo, sì, sì, quasi, quasi una seconda casa ormai, la ci sono seconda casa. affezionato. Sì, sì, Mm, sì, sì, sì. assolutamente. Sì, sì, è una bellissima città, bellissima facoltà, poi la sede principale su questo, al Colle dell'Annunziata, in questa Sì, sede recuperata, era un vecchio orfanotrofio, così insomma, sì, 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 mi sì, sì. dicono, meraviglioso, e quindi un contesto splendido, ci siamo laureati lì. Sì. E insomma, Niki ha questa dote incredibile di disegnare le cose favolose, Grazie. disegni architettonici che farebbero invidia veramente a chiunque, ma penso anche a chi di architettura sa nulla. E quindi oggi è qui per raccontarci questa sua passione e anche un po' la storia di questo profilo qui su Instagram, Sì, sì. quando è nato il tutto. E io ho per te un sacco di domande in realtà, perché Ah, bene, bene. oggi ho fatto un Una box raccolta, e ne sì. sono arrivate un po', Ok, perché ovviamente già ti avevano conosciuto, almeno sul mio profilo, poi sei sì, molto sì, più sì, sì, seguita di sì. me, di certo non servo io per questo, però avevamo fatto no, il video, il tuo Certo, sì, disegno sì, per la puntata sui sì. Eiffel, La Torre Eiffel, sì, sì, bellissimo, sì. e Sì, quindi insomma. uno dei miei disegni più belli, anche perché poi un conto sai accompagnarlo con la musica come faccio di solito, e un altro conto invece con una voce narrante, per cui Scopriamo come è nata di fatto la Torre Eiffel. Ecco, sul finire del 1884 il governo francese annunciò di voler salutare l'Esposizione universale del 1889 di Parigi, che sarebbe stata la 10ª di quelle rassegne consacrate ai fasti della produzione industriale. E voleva farlo con un'opera di dimensioni colossali. Si trattava di un imponente pilastro metallico formato da 4 travi reticolari svasate in basso che si congiungevano in cima, legate tra di loro mediante traverse disposte a intervalli regolari. Io sto leggendo un po' le domande perché ne abbiamo tante. Io partirei sì, forse con quella un po' più classica. ok. Vediamo un po' se la vedi. Hai frequentato liceo artistico e iscritti a architettura? Sì, allora questa domanda in realtà io ogni tanto anche faccio, mi diverto a fare il box domande. Sì, la risposta è sì. Questa domanda in realtà me l'hanno fatta pochissime volte, solo una volta penso. Sì, ho frequentato il liceo artistico prima di iscrivermi in architettura. Devo dire una scelta bellissima, francamente, che mi ha soddisfatto molto, devo dire la verità. Tornassi indietro, penso che la rifarei Lo esattamente. rifaresti? Sì, 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 sì. Guarda, io ho fatto lo scientifico, non Ok. volevo tanto fare l'artistico perché poi, insomma, diciamolo, anche io ho una grande passione del disegno, non sono brava Certo, quanto Ricky naturalmente perché non lo pratico poi tanto quanto l'hai praticato tu negli anni, diciamo ho la mano, ecco, un certo, pochino, proprio sì. pochino, No, ino. no, ce l'hai, ho E... avuto modo di, i tuoi follower non lo sanno, ma hai avuto modo di verificare, ce l'hai la mano. Solo dici tu mi fido, però vabbè, Sì, comunque non sì, è quello il punto, ma ricordo che io volevo tantissimo fare il liceo artistico, e sì. invece, siccome ci eravamo trasferiti a Roma, io mi sono trasferita a Roma da Perugia, pensa tu, Certo. a 8 anni, quindi ho fatto le medie lì e Mhm.
sarà stato comunque parecchio tempo fa, certo. c'era ancora questa idea, no, del liceo romano, liceo artistico romano, Sì, mio sì. Dio, no, ci sono i drogati, Sì, sì, ma tipico, un po' in tipico. tutte le città, sì, ma anche Quindi quando andavo a scuola io, o sì, andavi a sì, sì, Ripetta e lì ci lasciavi pure le mutande perché costava sì. una cosa incredibile, adesso no, però insomma al Quello tempo era vicino abbastanza... all'Accademia delle Belle Arti Sì, anche, sì, giusto? sì, sì, Ok. sì. Sì. O se no dovevi andare, insomma in zona mia c'era un altro liceo, vicino poi peraltro a dove è situato il Maxi, l'attuale Ah, Maxi di ok, Zadine, sì, c'era sì, questo sì, sì, liceo sì, che però sì, non aveva una bella nomea certo. al tempo, e quindi no, scientifico, anche perché poi era Sì, sì, sotto sì. casa, quindi vabbè. Ah, comodissimo, Sì, sì, comodissimo, sempre sì. avuto scuole molto vicine, io perfetto, perché sono Certo. ritardataria cronica, riesco a essere ritardataria anche nelle live, quindi... Ma già a Roma è possibile avere una scuola vicino casa. Io invece facevo ogni mattina mezz'ora, 40 minuti di autobus per andare a scuola, quindi ricordo che era un Trauma. calvario per me tutti i giorni, sì. Però questa cosa è un po', giusto per aprire una parentesi, è un po' un luogo comune che hanno tutti i licei artistici delle città. Infatti ricordo che quando dovevo iscrivermi alla scuola superiore c'era chi mi sconsigliava nettamente questa scuola e chi invece, magari anche insegnanti che c'erano stati, che mi dicevano no, ma guarda che in realtà è tutto un luogo comune, non è vero assolutamente nulla. Infatti poi ho avuto modo di testare Ma infatti, personalmente che non è così, ecco, insomma. ma quanto invece alla formazione che ti dà, ovviamente il liceo artistico, è ovvio che comunque il disegno sarà poi la Sì, materia più... allora, come dico io, il disegno sicuramente si può avere un'attitudine, una dote, se così vogliamo chiamarla, però ovviamente per saper disegnare bene non basta, va sicuramente coltivata Certo, e oltre a immagino. coltivarla bisogna poi avere anche sviluppare un percorso di formazione che ti fa fare un po' un passaggio di livello, diciamo, da un livello amatoriale a un livello un po' più professionale. E questo sembrerà banale, ma in realtà il liceo mi ha proprio dato questo tipo di formazione. Tant'è che inizialmente i primissimi disegni che io facevo a scuola non erano affatto disegni, per quanto potessi essere portato, non erano affatto dei disegni belli, ma erano dei disegni anche un po' bruttini, perché in realtà è come se si ricominciasse da zero, si impara proprio da capo già a tenere la matita in mano in un modo totalmente differente, si disegna in piedi su un cavalletto, si ha un modello dal vero, quindi può essere magari una statua, possono essere degli oggetti, quindi è proprio una percezione totalmente Possiamo diversa. mostrarne uno, che era quello che mi hai Sì, mandato, giusto? sì, sì, sì. Vediamo un Allora, po'. questo faccio una piccola precisazione. Quel disegno lì in realtà Mm. non è uscito benissimo, perché noi i disegni a scuola non potevamo riportarli a casa. E quindi, avendolo riportato io, vuol dire che quel disegno quel giorno non mi era uscito particolarmente bene, non ero molto, molto in vena e quindi diciamo, non l'ho consegnato, per cui me lo sono riportato, uno dei pochissimi disegni che ho a casa. Però per dire che in realtà molti mi fanno una domanda che forse sarà arrivata anche a te: come si fa a imparare a disegnare gli oggetti di architettura? O Mm. meglio, come hai fatto a imparare a disegnare? In realtà sembrerà paradossale, ma io ho iniziato a disegnare proprio in quel modo lì, disegnando in realtà l'anatomia, la figura umana. Diciamo che il disegno di architettura così specifico come lo faccio adesso è una tappa di questi ultimi anni. Inizialmente non faceva affatto parte del mio repertorio. E quindi sì, insomma, il discorso in soldoni è, per fare architettura è necessaria secondo te oggi come oggi una preparazione più da liceo artistico? Perché la lamentela di Ehm, molti, no? sì, Ho fatto il classico e quindi non so buono in matematica, non so buono col disegno. Ho fatto lo scientifico, non sì, so abbastanza bravo con la storia magari certo. e con il disegno. Invece, però chi ha fatto l'artistico magari, no? Potrebbe avere difficoltà più nelle materie scientifiche. Quindi generalmente, insomma, quello che mi sento di dire, poi ci confrontiamo, è architettura, tanto ti deve piacere tanto perché è Assolutamente. variegata, quindi Sì, non sta sì, scritto da sì. nessuna parte che chi ha fatto l'artistico No, poi no, ha no, no, difficoltà in quello questo e in quell'altro e viceversa, no, no? non solo non ha difficoltà in matematica, perché io ricordo all'inizio ebbi un po' di difficoltà perché io ho fatto il liceo artistico che era un vecchio ordinamento, quindi erano 4 anni, e a me mancava gran parte dell'ultimo anno di matematica classico quinto anno di liceo, per cui dovetti un po' recuperarlo da solo. Però in realtà, una volta poi entrato nella materia, ricordo che quell'esame lo avevo fatto anche prima di tante altre persone che facevano lo scientifico. Ma infatti, guarda, Così io come... stessa cosa, io mi ricordo questo esame di matematica fatto alla sede
della Sapienza di sì. matematica, che è la Castelnuovo, che poi è, oddio, adesso faccio una figuraccia, però è firmata da un architetto Ah, importante, ok. adesso chi lo sa lo dica. Comunque questa sede che metteva terrore, perché poi l'esame Sì. si faceva, aveva organizzato questo professore di matematica che insegnava teoricamente, Certo, la sua cattedra ce l'aveva lì a matematica, città universitaria, con questa sala tipo, certo, tipo anfiteatro che sì. mettevano l'angoscia. Brava, Gio Ponti, giusto, era Ponti. Ah, Ponti, sì. Sì, mi confondevo con un'altra sempre lì. E che metteva un'angoscia terrificante, però poi l'esame di fatto, insomma, non era, cioè, era passabile. Io Sì, non sono sì, mai sì, stata sì. sto grande genio della matematica al liceo, anzi, poi figurati, io, mia mamma poi laureata in matematica, quindi mi bastonava, ma Ah, io beh, niente proprio. certo. Però ecco, alla fine insomma, si supera tutto piano Sì. piano. Sì, Vabbè. sì, sì, ma anzi ti dirò di più, non è neanche detto che fare magari un liceo artistico ti agevoli nelle materie, nelle composizioni, nelle progettazioni. Quando effettivamente è iniziato, proprio in maniera, insomma, Sì. assidua, e come spiegheresti questa tua passione del disegno agli altri? Allora, quando ho iniziato a disegnare, in realtà fin da piccolo mi è sempre piaciuto, ricordo già la scuola elementare, sai quando si fanno le letterine, tipo la Q di quadro, queste cose qui, e io ricordo che ti facevano disegnare magari l'oggetto in riferimento alla lettera, no, proprio in prima elementare. Già lì ricordo che mi piaceva moltissimo disegnare. E piano piano è stata sempre una cosa che poi ho cercato di coltivare nel mio piccolo, poi anche alle scuole medie, pian piano, insomma, ero sempre quello un po' più bravino a disegnare, un po' più che si cimentava anche a sperimentare altre cose, tipo, non so, carboncini, cose di questo tipo, altre tecniche. Però, ripeto, come ho detto prima, il grande passaggio poi c'è stata con una formazione più professionale con il liceo. Lì c'è stata proprio una grandissima svolta. Poi, oddio, come spiegare agli altri questa passione? In che senso? Nel Spiegare senso, agli altri... come ti fa sentire disegnare? Cosa ti dà, per esempio, ecco, anche associandolo a questo Allora, sì, contesto digitale? certo, sicuramente mi diverte di più perché poi io sono un tipo un po' più analogico e meno digitale, contrariamente a quanto si possa pensare, in realtà io non è che ami molto stare al computer, stare col mezzo digitale in sé, quindi mi piace più sporcarmi le mani. Per cui, diciamo, a parte la sensazione di libertà, perché sicuramente è più, diciamo, è più bello disegnare su un foglio di carta con una matita piuttosto che col mouse al CAD. Ecco, lì diciamo che proprio è il disegno più meccanico che ci possa essere. Per il resto, intanto, altro senso di libertà viene dal fatto che sembrerà paradossale, ma noi che siamo architetti in realtà siamo molto abituati come dire, a rapportarci sempre con dei vincoli urbanistici, normativi, Mm. leggi, eccetera. Invece quando disegno posso fare quello che mi pare, quindi questa è una bellissima Questo è vero. sensazione. Metto davanti a un foglio grande quanto voglio io e posso iniziare a disegnare quello che mi pare dove mi pare, senza dover stare attento ai confini, i metri dai confini, i metri quadrati del Certo. non so che cosa, eccetera, eccetera. Quindi è una grande sensazione di libertà, Di questo in libertà, assoluto. questo è Sì, bellissimo. Ma poi una domanda mia, sì, relativamente no, quando sai che stai per iniziare, perché sei masochista, sì, un sì, disegno pressoché infinito, perché magari sì, gigante, sì. non ti viene quell'ansia da oh mio Dio, non lo finirò mai, ci dovrò... perché la pazienza, Ehm, ragazzi, oh. sì, allora, oddio, non tanto, più che altro mi viene l'ansia della serie, oddio, ma questo disegno mi sta occupando talmente tanto tempo, quindi non riuscirò a fare il post per Instagram entro una settimana, quindi magari lo pubblico work in progress, perché quando è Una molto agli settimana. inizi, sì, una settimana in genere pubblico, non so, due Ecco, post a questo è uno dei settimana. disegni infiniti, no? Sì, Tu chiami disegni infiniti. questo è uno dei disegni più infiniti in assoluto, il Cadò. Questo è stato lunghissimo, me lo sono portato avanti per mesi e mesi, ovviamente non lavorandoci tutti i giorni, perché poi con lavoro, altri Beh, impegni, eccetera, il disegno è sempre un po', assume sempre un carattere un po' più intermittente. Però questo davvero mi sta portando via molto tempo, non lo riprendo da un sacco ormai, dovrei riprenderlo, anche perché fondamentalmente non manca tantissimo, manca solamente il cornicione sopra. Poi sai cos'è? Che questo gotico fiorito veneziano ho notato che un pochino è pesante, perché è un particolare ripetuto
N volte. Quindi una volta che ne hai fatto uno, poi devi rifarne altri 1000, quindi ti stufa e hai subito voglia di passare ad altro. Vediamone qualcun altro, io ce ne ho tantissimi qui che me ne hai mandati. Sì, questo è il Duomo di Siracusa, anche il Duomo di Siracusa invece è stato un po' più celere, anche perché Bellissimo il Duomo di Siracusa, peraltro, se non l'avete mai visto questo è, andatelo a cercare. questo è venuto molto, molto carino e ti sembrerà assurdo, e l'ho realizzato con questa penna qui, una classica penna da cartoleria, quasi se fosse una Bic, diciamo, non è una Bic ma simile. Che meraviglia! Lo iniziai proprio a caso, ricordo che partii dal frontone sopra della facciata, pian piano, un po' così a caso il giorno lo finii, però non, disegnato a caso in realtà, è uno dei pochissimi disegni che non è impostato con una sua struttura, una sua, diciamo, non gli ho dato prima delle proporzioni da poter seguire poi Peraltro c'è una successivamente. domanda da Toronto che Oh, sì, ci chiedono come arrivi alla conclusione che un disegno è ormai finito, perché effettivamente, sì, nel senso, mettendo dettagli su dettagli su dettagli, effettivamente uno potrebbe continuare all'infinito, no? certo, certo. E Allora, invece, come stabilisci che, ok, l'opera d'arte è fatta? sono sincero, questa cosa non mi è mai venuta in mente neanche a me, però in realtà come mi accorgo che è finita? Allora, un po' alle volte spesso diciamo che non le finisco, infatti ho paura che il Cadoro possa fare quella fine, però mi impegnerò in assoluto, in tutti i modi a terminarlo. Infatti c'è un mio amico che mi dice sempre che io riprendo la tecnica del non finito michelangiolesco e quindi non sopporta questi miei disegni quando non sono finiti. Io li trovo super Però affascinanti invece quando non sono finiti, sai? sì, è vero, C'hanno un questo è che pure sì, di, sì, non lo so, sì, 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 una sì, sì. magia. C'è Giulia che peraltro ci chiede quanto sono grandi in media. Cioè questi fogli che noi vediamo, questi disegni. Allora, Quanto... il Cadoro è grande circa una cinquantina di centimetri. Il Cadoro è molto grande, Abbastanza tant'è che grande. sta, sì, sta su un tavolino da disegno, un parallelino, l'ho fissato lì con una riga, che poi in realtà la riga io non... Tutti i disegni che si vedono su Instagram sono fatti a mano libera, Mm. senza l'utilizzo di righe e squadre, anche se io magari in qualche posto ci metto sempre una squadra, ma è più un ornamento che altro, in realtà non le Vabbè, uso mai. però ci sta, ci sta. Sì, Peraltro sì, sì. c'era una domanda relativa molto interessante che ci pone niente un Mhm. po' di meno che Listone Giordano. Quindi Oh, il perché? Sone Giordano. Sì, E ci sì, sì, chiede sì. perché poverini ci offendono. Il dico così genericamente perché in realtà Listone Giordano, ci tengo a dirlo, è una realtà fantastica Certo, cioè sì, che sì, si promuove in assolutamente. maniera molto attenta e soprattutto con Sì, una comunicazione e divulgazione davvero interessante, quindi sia il podcast che gli sì. articoli, insomma, fanno veramente un lavoro splendido. Chiedono disegni di getto o fai delle prove prima di registrare in video? Questa è una domanda molto interessante. Io disegno sempre di getto, non ho mai fatto una prova prima di fare un video, assolutamente. Tutti i video che si vedono sul mio profilo sono in realtà proprio il proseguimento del disegno che sto facendo in quel periodo, quindi sto proprio riprendendo un pezzo di disegno, Sì. esattamente. No, non ho mai fatto una prova, anche perché non lo troverei, come dire, non avrebbe senso fare una prova prima. Il disegno lo vedi lì al momento, poi a me piace molto il disegno estemporaneo, ecco, magari quelli che abbiamo visto fino adesso sono Sono un disegni po' un po' più... più studiati, sì, esattamente, un po' più magari da... ne mettiamo uno un po' più Sì, estemporaneo, un po' più da, quelli sono un po' più da scrivania. Quelli più estemporanei invece sono proprio quelli che fai disegnando in giro. dal vero, Sì, sì, esattamente. sì. E quelli invece sono fatti proprio di getto sul momento e conclusi in una mezz'ora. Tra l'altro c'è questo domo a Molfetta bellissimo, io non l'avevo Bellissimo, mai sì. visto. Sì, ho avuto occasione di andarci a settembre. È proprio sul mare, un duomo che sta Beh, sul mare, bellissimo, molto sì, sì, sì. bello. Me Sì. l'hai anche commentato quando ho pubblicato Sì, 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 Domenica sì, i sì, sì, sì. campanili, perché ne ha due. Sì, 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 sì. Sì. E Ne avevo questo, ecco, diverse, questo scusami, anche, in cambio sì, così. questo è una chiesa, adesso non mi ricordo il nome della chiesa, comunque questo è il lago di Scammo in Abruzzo, anche perché quest'anno per la maggior parte ho fatto disegni soprattutto in Abruzzo, nella mia regione, tra Certo, la zona mobilità è arancione, quella che gialla, è. rossa, eccetera, sì, la situazione era quella che era, quindi ho avuto occasione di girarmi un po' di più l'Abruzzo, la mia regione. Questo Il castello di Roccascalegna, molto bello peraltro, tant'è che è stato anche set di qualche film hollywoodiano. meraviglioso.
la cosa che mi imbarazza molto quando faccio questi disegni dal vivo è che spesso capita che mi si raduni della gente attorno. Cosa che a me mette un grandissimo imbarazzo perché la gente proprio si ferma a guardare il Duomo di Molfetta, poi c'era anche una signora che mi riprendeva col cellulare a 20 centimetri di distanza dal disegno, quindi era proprio... Poi io ovviamente non mi Sai, verrebbe mai da distanziamento dire, proprio tra rispettato l'altro, alla grande, oltretutto. esatto, esatto. Oh, questa è Alba Fucens, bellissima, questa anche Stupendo. qui in Abruzzo. E quindi ti dicevo, c'è proprio, mi si raduna della gente, cosa che a me mette un forte senso di disagio perché mi Eh sembra quasi beh. di dare spettacolo, cosa che in realtà io poi, essendo anche timido caratterialmente, cioè, non farei Certo, mai. non lo faresti Es- mai, però cioè, esattamente. Però alle volte purtroppo capita, quando poi ti sgamano che stai lì a disegnare, vengono subito a questo io vedere. lo trovo bellissimo, il Questo è il trabocco. Trabocco, sì, Punta Tufano, lì nella costa di Trabocchi, sempre qui in Abruzzo, sì, in questi d'estate, anche perché poi quando io vado in giro, anche se vado al mare, mi porto sempre un'agendina con una penna, che non si sa mai, insomma. Certo, infatti questa è un'ottima abitudine, direi. C'è qualche domanda da parte Certo. del pubblico, stavo notando. Sì, Qualcuno sì. che ti chiede a chi ti sei ispirato per l'uso del chiaroscuro, Piranesi, Escher, chi Ah, ti allora, piace? questa è una bella domanda. Piranesi non lo disturberei, nel senso Piranesi non aspiro a tanto. Escher anche è molto bello, sì, però in realtà io il chiaroscuro ho imparato sempre al liceo a farlo, perché molti mi chiedono, quando faccio il box domande, di fare dei tutorial sul tratteggio, perché io faccio un Mm, chiaroscuro a tratteggio. In realtà non mi sono ispirato da nessuno, nel senso io ho messo insieme quelle che le erano le mie tecniche, le nozioni, nozioni. esattamente, ma sbagliando, tra virgolette, perché a noi a scuola ci hanno sempre insegnato che il tratteggio non si incrocia mai, nel senso se io inizio a Come? tratteggiare in una direzione, non posso mai incrociare in quella opposta. Mm, Io in realtà lo tu faccio, lo fai, quindi infatti. io, esatto, incrocio in tutte le direzioni, orizzontale, verticale e le due Non so diagonali. se questo può essere un esempio. Esattamente, bravissima, sì, proprio questo. Però l'abilità dove sta? L'abilità nel tratteggio è nel non far riconoscere a colpo d'occhio la direzionalità delle linee. Nel senso, il tratteggio incrociato mi deve dare l'impressione, quando lo guardo da lontano, che sia una campitura cromatica unica. Se riesco a dare quell'impressione, allora io, Allora va va bene. bene, Mm. esatto, ci può stare. Ma se inizio, adesso vi faccio un esempio qui su un'agendina che ho sotto mano. Se io faccio, anzi, se facessi questo lavoro qui, diciamo un tratteggio meno fitto e meno distanziato, in questo modo qui, non so se si vede, Sì, questo non va bene. Non va bene perché io riesco esattamente a contare tutte le linee, quindi no, io devo dare l'impressione di una campitura. Quindi in realtà io, diciamo che sbagliando, perché poi un po' ognuno la perfeziona la propria tecnica, no? Man mano che evolve nel certo. disegno. E quindi faccio questo, diciamo un espediente che mi è sempre riuscito, mi è sempre andato bene, ovviamente ci vuole molto esercizio, non Cioè, è che dal infatti mi dicevi nulla. che uno degli esercizi più banali ma anche più difficili è proprio fare le linee parallele tra di loro. Che tu Sì, passi esattamente, giornate, sì, sì, bisognerebbe sì, passare le sì. giornate a fare linee parallele, Esatto, io giustamente. ricordo primissimi mesi di scuola del liceo davanti al cavalletto a fare linee su linee, ma in realtà sembra molto noioso e lo era, sono sincero, ma è stata una delle cose più essenziali perché se io oggi riesco a fare delle linee dritte lo devo a quel tipo di Ecco. esercizio, Vediamo in altrimenti non particolare riuscirei. questo esempio che tu mi avevi detto, avevi fatto per capire se poteva funzionare. Sì, sì, questo allora io volevo disegnare, mi ero stufato di disegnare archi, archetti, colonne, eccetera, e volevo disegnare una cosa diversa. E quindi mi era venuto in mente il Palazzo dei Diamanti di Ferrara, bellissimo peraltro, e vederlo dal vivo non Stupendo. rende quanto in foto, veramente molto bello. A che ho detto sì, ma quel palazzo fondamentalmente se lo disegno, io sto disegnando il bugnato, quindi quello che mi interessa è il rapporto del chiaroscuro, perché lì c'è una doppia Certo, situazione, c'è un'ombra propria diciamo, delle piramidi e poi c'è l'ombra portata delle piramidi sulle altre certo, piramidi. sulle altre piramidi, no? Beh, anche semplice. Esattamente. Quindi questo è Sì, uno quindi studio per capire sì, come questo farlo venire meglio. esatto, è uno studio per vedere come sarebbe venuto. Una volta che ho visto che insomma rendeva l'idea, non veniva una cosa piatta, brutta, una cosa geometrica e basta, allora ho deciso di farlo, infatti eccolo qui. Io lo metto al corrispettivo sopra, Questo, eccolo qua. sì, sì, esattamente. Stupendo. E questa è un'agendina, molti mi chiedono anche che cosa uso per disegnare, in Ah, sì, realtà giusto. sì,
Si possono usare tantissime cose. Io uso dal singolo foglio A4 della stampante, anche la carta di Amazon, ho usato, sai quando ti arriva il pacco Sì. Amazon con la carta marrone, quella bellissima, ho utilizzato anche quella carta lì per disegnare. E questo qui che è un blocchetto Ikea in realtà, sono dei quadernini che vendono all'Ikea, è una carta fantastica, tipo Moleskine, insomma, simile, sono davvero ottimi per disegnare, quindi in realtà utilizzo un po' qualsiasi supporto, qualsiasi cosa mi capita sotto mano la utilizzo per disegnarci sopra. E invece per quanto riguarda, aspetta che trovo la domanda che lo chiedeva, che era arrivata a me. Se hai quali sono i tuoi strumenti preferiti, se la trova? Eccolo, trovato. Ok, sì, allora, il mio strumento preferito è, diciamo, Vabbè. ultimamente, a me piace molto la china, la penna a china. Tra l'altro io ultimamente mi sono rifatto un assortimento di penne che ho trovato su eBay, perché poi sono un grandissimo appassionato di oggetti vintage, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, quella che è la mia disciplina, e mi sono rifatto un set di penne a china, proprio quelle conservatoio ricaricabili con inchiostro, che è difficile trovarle, è Mm, difficilissimo trovarle in cartoleria. Si trova qualcuna di qualche marca che ancora le fanno, mm. però in realtà io volevo proprio quelle che ho sempre usato e che già a suo tempo al liceo in realtà mi passò mio padre, quindi erano delle penne Quindi degli come anni già 70. abbastanza... Esattamente, tant'è che faccio vedere una, ecco questa è una di quelle penne, non so se si legge, ma qui c'è scritto Omaggio scuola 1969-70, Pensa tu. quindi Eh. per capire. E questa è la tipologia di penna che io preferisco, questa qui sostanzialmente, è formata da un Mhm. aghetto, ha un serbatoio, questo tra l'altro sta anche finendo, devo ricaricarlo, e poi ha anche diciamo, questo serbatoio si toglie e si può smontare il cappuccio dal quale estrarre la punta. Infatti questa è una cosa che io mostro spesso nelle storie di Instagram, dove io sconsiglio sempre di togliere la punta della china, perché poi in realtà su spessori molto piccoli, tipo 0,1, 0,2, è molto difficile reinserirla. Certo. 0,1 è proprio impossibile perché non è neanche un aghetto, è proprio un filamento È un d'acciaio, capello proprio. è un capello. Infatti questa è una penna, ecco, di recente produzione, questa non è vintage, che ho comprato l'anno scorso, una 01, nella quale mi è venuta la fantastica idea, perché io le ho sempre smontate le punte, però una 01 non ce l'ho mai avuta, ho sempre avuto una 02, dove si riesce comunque con molta attenzione, molta abilità a reinserirla la punta. Questa ho provato per lavarla, perché ogni tanto bisogna lavarla, altrimenti si ottura la punta e non segnano più. In realtà ha fatto una brutta fine, adesso ve lo mostro, perché queste punte si smontano con una chiave, che in questo caso questa marca ce l'ha direttamente Dietro. sulla cannuccia, Mm-mm. si smonta tutta la punta e il funzionamento dell'altra è uguale. Ecco, qui c'è questo cappuccio grigio, questo si estrae, si smonta anche, con un po' di difficoltà perché poi tra l'altro quando si secca l'inchiostro è la Certo, è, fine, è un po' è più molto ostico. difficile pulirle. Ecco, e si trova questo inserto in metallo. Io non so se si vede, ma questo è il No, non lo mette nemmeno a filamento, fuoco. non lo mette neanche Si a vede fuoco, appena vedi? appena. Mamma mia, Si sì. vede che Ma è come piegato, no, fai? non si vede neanche Si vede così. che è piegato, sì. Io avevo Sì, intravisto che è si piegato, vede. effettivamente. Sì, mamma mia, un Ecco qua. capello, veramente. Esattamente. Ecco, questi sono stati 15 euro di penna buttati nel giro di una settimana. Per Perché? cui sulla 01 non l'ho più estratta la punta. Io infatti evito sempre di farlo. Poi c'è sempre il tizio di turno che mi scrive: ma guarda che io lo facevo, io l'ho sempre fatto. Sì, sì, per carità, tutto si può fare, però sappiate, insomma, soprattutto per i meno esperti, magari che decidono di cimentarsi con queste Con penne, lo che non 01? è No. consigliabile. Lo 01 mai. Infatti, 02 fate un po' di pratica, 03, 04, 05 eccetera, sì, si rimette tranquillamente. ci chiedono, anzi ti chiedono, nel momento in cui disegni a china, ormai voglio dire, la Mhm. base a matita non penso che tu la faccia più, vai abbastanza Allora, diretto. questa è un'altra bella domanda. Sì, la base a matita io cerco sempre di non farla, poi dipende dalla tipologia di disegno che Certo, voglio fare. Se immagino. voglio fare un disegno più estemporaneo, tipo quelli che faccio dal vivo, la base in matita è impossibile, lì vado direttamente con la penna e fine. Ma ci sono anche altri disegni
da scrivania che io faccio direttamente di getto, come questo qui, la lanterna di Santa Maria del Fiore. Questo Bellissimo. non ha assolutamente basi a matita. Alcuni disegni però purtroppo necessitano per forza di una base, però a me non piace dire base, è più una traccia, una guida, perché in realtà cioè, faccio prima il disegno a matita, dopodiché lo vado a ripassare con la china. Assolutamente no, questo non si fa. Io faccio semplicemente qualche linea guida che mi serve proprio per orientarmi, dopodiché il resto lo disegno direttamente a china, proprio come nel disegno questo qui che sto facendo, che sicuramente si è visto. Questo è San Michele in Foro di Lucca, la chiesa romanica. Bellissimo. E qui si vede Guarda che nell'ordine belli. sottostante, queste sono proprio le tracce dei filari di conci che mi sono dovuto tracciare necessariamente. Qui diciamo le uniche tracce sono i filari e gli archetti, perché altrimenti il disegno così iperrealistico, così molto dettagliato, non ammette la gestualità con più linee su uno stesso percorso, per cui devo per forza andare a creare una curva finita quando io ho un arco, quindi so che inizia da un punto e termina dall'altro, per cui non lo posso fare in maniera, come dire, con una certa gestualità, ma devo già intervenire con una certa precisione, quindi in quel caso la guida a matita mi serve, ma sempre a mano libera, Certo, questo certo. sempre. Senti, ma dimmi un po' la verità. Ti aspettavi di riuscire ad arrivare a 30K No, people no, su Instagram? no, dico di più, io non avrei mai aperto un profilo Instagram, non lo volevo aprire perché, ripeto, non essendo tecnologico, neanche mi interessava in un certo senso, ed erano più gli altri che mi dicevano, ma dai, ma tu devi aprirlo, ma non è possibile, ma apri un account Instagram, Ma da e a quanto quel tempo ce l'hai, punto... l'account? Allora, io ce l'ho dovrebbe essere circa 2 annetti, se non 2 anni. sbaglio, se non vado Cioè, errato. Però il primo anno è stata una produzione molto, cioè, un po' banale, nel senso che non ci credevo tanto, facevo dei disegni anche un po' così sciocchi, banali, e poi li pubblicavo. Cioè, non avevo in realtà, non avevo effettivamente capito la potenzialità del mezzo di Instagram, che in realtà è uno strumento può essere potente, se usato bene. Per cui l'ho aperto un po' per gioco, soprattutto, non dico costretto, però molto incitato dagli altri. E quindi l'ho aperto così per gioco finché vedevo che pian piano i follower salivano. Io inizialmente neanche davo il peso al numero dei follower, perché io ma dicevo, ma a infatti, me, cioè, poi il gioco non è ma quello, che... è più... Esatto, io il ragionamento che facevo è, ma che mi frega a me, poi figurati, sì, cioè, perché vedevo gente che aveva 50.000 follower, 100.000 follower, e io dicevo, sì, Ma poi vabbè, ciao, i no, numeri, io adesso te l'ho chiesto così, domanda certo, scema, sì, 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 perdonate, perdonate lei che non capisce. No, però oggettivamente è un salto in 2 anni, sì, cioè, sì, sono tante persone, quindi comunque sì, ma sono... tutto molto... è un po' venuto così per caso, cioè nel senso non era né il mio scopo e né io me lo sarei mai aspettato, anzi io pensavo che aprendo l'account Instagram, che pubblicando i miei disegni non sarebbero interessati a nessuno fondamentalmente. Sì, vabbè, uno scorre, sai, tu sei lì la sera che fai su Instagram, vedi un bel disegno, ok, finisce lì. Non avrei mai immaginato che avrebbero potuto avere un riscontro tale, non me lo sarei mai C'è chi ti aspettato. ringrazia per aver aperto questo profilo, perché così i Oh, nostri occhi ti addirittura, ringraziano, così scrivono. grazie. Oh, Senti, grazie a complimenti voi, a... grazie agli altri soprattutto. C'è anche un'altra domanda interessante. Se hai utilizzato gli Sì. acquerelli per dare tridimensionalità ai disegni, ti piace come tecnica? Allora, sì, io gli acquerelli li utilizzo, tra l'altro ho proprio qui la mia scatoletta di acquerelli, che infatti ho proprio tenuto per far vedere, eccola qui. Sì, li utilizzo, però in realtà non è il tema del mio profilo No, Instagram, quindi certo, a tendo a pubblicare più pubblicare meno. sketch architettonici, esattamente, però sì, li utilizzo, poi l'acquerello è anche una tecnica molto difficile rispetto a quello che si pensa, No, è perché difficilissimo. è molto difficile. Fondamentalmente consiste nel saper maneggiare l'acqua con un pennello su una carta. E per fare l'acquerello, tra l'altro, devi avere degli strumenti buoni, perché tu puoi avere tutta la tecnica che ti pare ed essere bravo quanto vuoi, ma se hai una carta che non va Che non va bene, una bene. carta non buona, e No, è un difficilissimo. pennello che non è adatto, il disegno ti verrà male comunque. A questo punto ti faccio una domanda che questa la faccio io, Sì? perché è proprio una mia domanda, ovvero quanto conta oggi effettivamente Mhm. saper disegnare a mano
visti i vari CAD, programmi 3D. C'è davvero un vantaggio nel saper disegnare così bene, oppure secondo te, vista la professione come oggi, il vantaggio che si ha, insomma, nell'utilizzare software e bla bla bla? Allora, qui si apre un Un mondo. mondo. Io sono sincero, io all'università questa estrema digitalizzazione un Lei è un po' po' l'ho sofferta? sofferta, Me ne anche i primi sapevo. anni, perché secondo me quando si impara a disegnare, anche non a livelli professionali, comunque si impara a tenere sotto controllo un oggetto che poi sia esso architettonico, sia esso un'altra cosa, comunque devi imparare a controllarlo dalla tua mente, dove ce l'hai presente in 3D e trasferirlo sul foglio che è in 2D. Impari un processo che comunque sia poi si vede anche quando poi modelli in 3D su un software digitale. Io questa digitalizzazione l'ho sofferta tanto, tant'è che adesso, se non sbaglio, nelle università si sta un po' riprendendo diciamo, questa cosa del disegno, però quando siamo entrati noi, 2005 e 2006, quegli anni Bah, lì, diciamo che i programmi di renderizzazione erano arrivati a dei livelli top anche con strumenti casalinghi fondamentalmente, per cui soprattutto i però, professori, però ti sì, dico una cosa, io i primi 2 se non 3 anni di università a Roma, io l'ho sì, fatti tutti a mano, eh. sì. Allora, vedi, molti dicono Adesso non anche lo questa so, cosa, sì. adesso non lo so, però io mi ricordo che i primi 2 o 3 anni fu veramente tosta, nel senso che gli esami erano veramente tutti a mano e c'avevo questi Sì. tavoloni giganteschi, finché poi arrivò un esame di museografia con un professore tostissimo che Mhm. avevo all'università, alla Sapienza, che praticamente attribuiva a ciascuno di noi un museo X di Roma, quindi capirai, ce n'era Ah, una sfilza. ok. A me capitò Sì. il Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale, Ah, che però in quel periodo era in fase di restauro e quindi io non ah, ci ok. potevo manco entrare. Perciò mi disse, ma siccome questo museo ha avuto tipo 50.700 cambiamenti nel corso della storia, che ci fu tutto quanto Sì, il riallestimento di dardi, insomma da quello che era prima, il riammodernamento, cioè tu disegna tutte le fasi, dico certo, certo, va bene. certo. Alla fine mi disse, guarda, tu sei brava a disegnare, però io ti consiglio di fare questo esame al CAD perché è tanta tanta roba, io sono severo e Certo, quindi non ti conviene. E quello fu proprio il primo esame in cui iniziai con il CAD, ma a me sì, piaceva disegnare. E alla fine poi ho adottato, l'ho fatto per mestiere, ho fatto la 3D artist per tanti sì, anni, 10 sì. anni, l'ho adottato, l'ho abbracciato questo mondo digitale, però quella carta c'è sempre Sì, qualcosa un in più. po', sì, per me è più divertente, sono sincero. Sì, anche perché poi sai cosa? Questo è il motivo per cui poi oggi, dopo ormai è passato un anno abbondante, ma non faccio più quel mestiere lì, è che a un certo Sì, punto diventa estremamente ripetitivo. Nel sì, senso sì, che diventa meccanico, no? Sai che per fare una cosa devi fare quell'operazione, un'iterazione di comandi. E sì, è vero, peraltro non parlo tanto di AutoCAD, beh, AutoCAD è proprio l'apoteosi della iterazione dei comandi, certo. ma anche nell'aspetto più creativo del software, che può essere appunto legato al rendering, alla creazione di un'immagine, poi c'è sempre, Sì, no? sì, Come dicevamo prima, il cliente che ti dice di fare una cosa, insomma, si perde un pochettino questa a volte certo. nel farlo come lavoro, questo aspetto artistico. Il CAD, per esempio, l'aspetto artistico non ce l'ha, nel senso, io ricordo dopo No, giornate sì, passate a fare click che a un certo punto cercavo di spegnere la luce col mouse, cioè cose, sì, oppure mi sì, sì, cadeva il bicchiere, pensavo faccio CTRL Z e torno certo. indietro. Ma Ma allucinazioni di questo soprattutto, tipo? sai cos'è? Che quando hai il tavolo da disegno, il tecnigrafo, bene o male riesci a muoverti perché ci giri attorno al disegno. Invece il CAD ti impone di stare fermo in quella posizione per 8 ore e non ti puoi muovere, quindi è proprio No, una è proprio una costrizione. cosa. Infatti, io l'ho sofferto dopo 10 anni proprio per Certo, questo, perché era un lavoro. Ora, non che adesso scrivendo e facendo narrazione sia proprio questa dinamicità, però almeno ho la possibilità di lavorare con un portatile, me lo posso portare in giro, posso lavorare un po' sì, da dove sì, voglio, quindi la dinamicità l'ho riacquistata in questo modo. Invece, facendo il lavoro che facevo prima, ero legata alla mia sì, sì, workstation che non mi potevo portare appresso, quindi. certo, certo. Però sì, è estremamente, estremamente statico. Facciamo un'ultima domanda perché poi ci rimangono praticamente 10 Sì. minuti perché purtroppo poi ci stacca, ed è una domanda molto interessante e penso che interessi tanti. Eccola qui. Quanto ti ha aiutato a saper disegnare così bene? Ma non tanto ad architettura, perché l'abbiamo Ah, capito, ma mhm.
sì, sì. all'esame di Stato, perché Nicky All'esame di Stato, è sì, l'unica sì. persona sulla faccia di questa terra, Sì. probabilmente, che ha proprio Che si è l'aspettava divertito. con, Sì, con ansia sì, l'esame, sì, la prova pratica dell'esame di Stato, che è insomma sì. notoriamente È, difficile, è proprio per quanto pesante, detto sino sì, adesso, nel senso, oltre ad essere fisicamente sì. pesante su tante ore, ma abituati comunque a, insomma, ora io non so quanto tu abbia avuto Al modo di digitale, sfruttare certo. durante la facoltà, gli anni di facoltà, la tua, insomma, disegno manuale, però Sì, tendenzialmente si lavora comunque al computer, quindi c'è, c'è certo, questo certo. scoglio del riprendere la squadra, il parallelino, paralleligrafo, non so Sì, 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 come si sì. chiama, quindi dici. Allora, io mi sono divertito, allora, divertito relativamente, perché comunque al di là dell'aspetto grafico, poi l'esame di Stato ed architettura ha tutta una serie di cose, di robe che vanno studiate, quindi quello che dico sempre io è che il saper disegnare l'esame di Stato è un 30% secondo me di tutto l'esame, perché lo scopo non è quello di fare un bel disegno, cioè non verrà valutata la bellezza del disegno, ma lo scopo è quello di disegnare un progetto che poi sia leggibile, chiaro e soprattutto che sia corretto nell'impostazione urbanistica, nell'applicazione della normativa, eccetera, eccetera. Quindi in realtà puoi anche aver fatto un disegno bello, ma se poi la camera doppia la fai di 9 metri quadrati in una casa, è probabile che ti boccino all'esame di Stato. Quindi anche se il disegno è bello o se ti sfuggono diciamo, altri vincoli urbanistici, normativi, eccetera. Per Però, insomma, cui meglio il disegno bello che quegli sì, obbrobri. sì, oddio, allora, Meglio sbagliare la normativa che fare un disegno brutto. non lo so, non lo so. Tu dici che è meglio Secondo me molto guardano, scelgono ad occhio. Ti ad dico proprio occhio, la dici. sincera verità, sì. Io me Dove lo c'è tanta sono, affluenza, secondo me sì. io me lo sono sempre chiesto, anche perché ricordo che appena aver finito dopo che ho finito, insomma, la prova pratica, quando l'ho fatto io, diciamo, ho scelto il tema di un alloggio per studenti, che adesso non ricordo bene la traccia, comunque ci si doveva mettere una camera tripla. E io non sapevo di quanti metri quadrati dovesse essere una camera tripla, perché una singola sono 9, una doppia 14, ma la tripla. Alla fine Eh, ricordo che insomma, giocando ai vari spazi, eccetera, mi avanzarono questi 18 metri quadrati e io dissi tra me e me, vabbè, 18 metri quadrati saranno sufficienti per una camera tripla. Per fortuna l'ho passato, quindi penso che vadano bene 18 metri quadrati per una tripla, però ricordo che di questo porti dubbio una volta finita la Però prova. La prova. vediamo una delle tue prove tecniche pre-esame, perché Sì, cioè, sembra sì, veramente fatto al CAD, ragazzi. Cioè. queste sono le esercitazioni, perché poi ho scaricato dal sito dell'università le varie tracce uscite negli anni precedenti e me le sono svolte un po' per volta. Mi mettevo proprio lì 8 ore di fila a disegnare, a svolgere la traccia e finché non finivo non uscivo dalla mia camera. E questo è uno Questo di quei... è, Sì, questo era sì, ma questo è, io lo dico sempre anche a chi lo chiede a me, per quanto io non sia un genio del disegno, però evidente. ecco, l'esercitazione a mano per Sì, giorni fa tanto. Sì, 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 fa sì, 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 tanto, proprio perché sì, di sì. base non si è magari abituati, ora tu ti sei sempre esercitato, è proprio la tua passione, quindi per te è normale, però per chi effettivamente non ha per 5 anni, ora 5 anni magari adesso, però Certo, quando l'ho certo, fatto io sicuramente erano 2 o 3 buoni, ha abbandonato la matita e la squadra, ecco, è un esercizio fondamentale, non puoi pretendere di impararti certo, solamente le certo. regolette, eccetera. No, Quindi no, assolutamente. riescono a Queste essere sono, sì, belle anche queste tavole qui, per quanto semplici. grazie. Ecco, questo era un esploso, non si vede tutto, perché poi io No. ricordo che a me sono sempre piaciuti, diciamo, gli esami con i sistemi costruttivi, quindi quando si deve scendere nel dettaglio al 10, al 5, a me è sempre appassionato molto, e quindi fortunatamente uscì una prova che poi richiedeva un approfondimento simile, e quindi scelsi subito quella, appunto dell'alloggio per studenti con una struttura in legno, e questo è un esploso che poi fu simile a quello che io, diciamo, la struttura è simile a quella che io ho utilizzato per il mio esame di Vedi? Stato. Perché poi è Sì, tutto fa brodo, nel senso che uno testa prove, sì, magari sì, lo usi davvero durante la prova. certo, Questo è certo. bellissimo, Allora, questo in stupendo. realtà, sai cos'è? Io pochissime volte sono riuscito a inserire il disegno a mano all'università, se non per tappare il buco in qualche tavola. Quello era fondamentalmente l'utilità, però sono riuscito alla laurea triennale, perché io vengo dal 3+2,
a fare alcune tavolette a mano del mio progetto, che anche lì era sempre un progetto di sistemi costruttivi Millennio. Questa era una scuola in Africa e questo è proprio uno di quei disegni che poi ho portato in sede nella sessione di laurea, insomma, fatto sempre con la china. Questo infatti era un pilastro in legno composto da questi fasci dove ricordo che feci proprio disegnare le venature del legno per indicare il materiale. E c'è uno strumento che per l'esame di Stato Sì, è utilissimo. antico ma molto utile, diciamolo. Sì, eccolo qui. Allora, io non so se io l'ho sempre chiamato parallelino, non so se sbaglio, ma ho sentito anche chiamarlo parallelografo, Sì, io paralleligrafo. ho sentito parallelino e parallelografo. Penso sia la Ok, stessa cosa. la stessa cosa, esattamente. Questa è una riga, non aveva quell'applicazione, quelle due carrucole. Queste carrucole in realtà le ho trovate io su eBay, le ho comprate e poi le ho montate io nella riga, proprio ai due estremi. E questo per chi non lo sapesse, perché io poi alcuni miei amici per l'esame di Stato l'ho anche aiutati a fare questo parallelino, perché io gli dicevo, ragazzi, guardate che qui ci dobbiamo organizzare. Non puoi andare con le squadrette ogni volta a rimetterle in asse e tenere il famoso l'orto di AutoCAD, Anche no? perché, F8. no, ma poi molto cambia da sede a sede, ma dove uno lo Certo, fa, anche la certo. dimensione del foglio, perché varia anche Sì, sì, quella. sì, Ora, è io non vero, so tu sì, 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 che sì, sì. dimensione di foglio Una avevi. 1, Io avevo la una 1. 2, sulla 2 è molto più Oddio. semplice, non hai bisogno del Però è parallelino piccolo. praticamente. È Lo so, però è piccolo. piccolo. Eh Sì, è sì, piccolo anche perché io poi sulla 1 tu hai tutto diciamo, lo spazio per poter fare la pianta e poi fare in proiezione direttamente prospetti e sezioni no, nella in 2 corrispondenza della non è pianta. detto Nella che ce 2 la no. fai. Esattamente, e quello in realtà ti velocizza per fare i prospetti e le sezioni, perché se poi devi farle staccate dalla pianta devi portarti tutte le misure Questo è vero. manualmente, Questo è quindi quello un po' verissimo. Però è anche vero esatto, che ti nella 2 rallenta. difficilmente ti esce la torre, perché non ce la fai a fare la torre Certo, nella 2, certo, quindi cioè, si restringe il campo. certamente. Sì, questo è vero, questo è Però, vero. mamma mia, che parto. Io mi ricordo ancora il giorno insomma, di quando ho finito questa prova, uscita dalla sede, ero morta, proprio Sì, sì. sfinita, a parte un Una caldo. stanchezza, sì, Dice altro sì. che, cioè se Tu l'hai fatto pensiamo, d'estate? io l'ho fatto d'estate, ma se Ok. pensiamo alla situazione di oggi, altro che Sì. assembramento, là era proprio Sì. cioè, Allora, io su questo sono stato fortunato perché, essendo tubi di cognome, ero in realtà con un ultimo gruppetto, quindi eravamo un avanzo di 10 persone messi in un'aula piccola e sembrava più un compito in classe di liceo. no, Quindi no, non no, c'era io l'ho fatto in una sede dove né invece c'era confusione, tanta affluenza. certo, immagino è anche più confusionario poi. Oh, terribile, ma poi ne succedevano di tutte, perché magari vedevi quello che arrivava con la mega riga, inutile per Sì, averne una 2, perché tanto sì, sai, non sì, ti sì, serve la sì, mega sì. riga e magari tagliava Io, il foglio a quello vicino, capito? In una manovra sì, un po' sì, 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 azzardata perché non sì, c'era sì, lo sì, spazio. sì. Infatti, oggi Ma molti, cioè adesso si fa in digitale per forza, anche perché cioè, come certo, fai a pensare veramente di distanziare le persone? certo, Non è è uno scherzo, è impossibile, è impossibile. impossibile. Ma io ricordo una cosa che mi colpì molto, quando iniziai l'esame, insieme a tutti, insomma, a tutta quell'aula con le persone, appena letta la prova ci dissero, va bene, potete iniziare. Una cosa che non capii è che mentre leggevano la traccia, tutti quanti iniziarono a squadrare il foglio, cioè fare proprio una riga lasciando 2 centimetri Sì. dal bordo, che per me non aveva senso, era inutile questa cosa, perché che tu lo squadri, a che serve? Quindi io ricordo questa cosa che un po' mi colpì, per carità è una cosa mia, ci mancherebbe, però ricordo che non capii il senso della squadratura, infatti poi Beh, iniziai subito perché in realtà non ti serve a no, niente, non ti serve è... magari giusto se vuoi metterci sotto il nome, fare un'altra righina, per me, beh, ma Sì, sì, proprio sì, 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 abbastanza, sì, abbastanza, sì. insomma, un po' elementaresco. Però, Sì, esatto, esatto, sì, sì, però vabbè, per carità, poi quando si tratta di disegno ognuno ha i propri espedienti, le proprie cose, quindi... vabbè, io sulla squadratura sono una rompiscatole perché tra i miei Eh, studenti, la mia breve esperienza da insegnante, la prima cosa che gli rompevo le scatole era la squadratura, non la faceva la puntualmente squadratura. mai nessuno. No, io invece Dentro di non... me pensavo giustamente, ci avete ragione, però. Sì, 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 sì. Io invece la squadratura è una cosa che odio perché non...
lasciare quei 2 centimetri, il centimetro e mezzo, eccetera, dal bordo non ti aiuta a No, no, ma muoverti io nel intendevo foglio. Quindi alla lasciare fine, magari il pezzetto sotto non tanto perché giustamente dico il nome non lo devi scrivere, no, io intendevo il nome della certo. prova, che ne Ah, so, il edificio in titolo della linea, traccia. sì, che ne so, Sì, quello che è, ma o la scala, e delle informazioni, può avere senso per quello, sì, per sì, 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 distanziare delle informazioni e metterle in orizzontale, ma di fatto, insomma, sì, ha poco senso. certo. Comunque. Va bene, noi siamo arrivati praticamente alle sette e Sì, quasi mezza, alla quindi ci fine. scade il tempo, per cui io direi che insomma ci salutiamo, se no Sì, ci sì, 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 trancia la live. Ringraziamo assolutamente. tutti quanti presenti e ci Certo. scusiamo, sorry guys, but Per l'inglese recupereremo. we don't speak English very well, come direbbe Certo. il famoso, il famoso audio che gira. Sì, E comunque sia. va Ciao bene. Niki, Grazie a te per avermi dato l'opportunità, insomma, della live. grazie a te tantissimo per averci raccontato il tuo percorso e un abbraccio a Grazie. tutti. Ciao! Ciao! Ciao, ciao, Ciao ciao! ciao.